Salve ragazzi, oggi recensiremo il Future Artstorm ES Go King Series numero 15 Gordian the Warrior. Questo prodotto, tanto atteso, era stato annunciato appunto dalla Future Artstorm nel agosto-settembre 2013 al prezzo di 9.800 yen. Molte persone fecero preordini, ma per 2 anni non si seppe niente. Improvvisamente questo prodotto è stato rilasciato nel mese di luglio-agosto, a cavallo tra luglio e agosto in Giappone. Ecco il contenuto della scatola. Nel primo blister troviamo, oltre ai 3 robot, il Garbin, il Derringer e il Protesser, anche alcune armi e accessori. Vediamo il viso opzionale da porre sul Garbin con gli occhi trasparenti. Possiamo vedere anche le armi del Garbin, queste 3, le armi del Derringer e le armi del Protesser. Oltre a un accessorio che permette al Garbin di impugnare le proprie corna, quindi si staccano, si attaccano e può impugnarle, e una bustina dove troviamo il pallone da rugby del Protesser, una basetta espositiva per poter mettere Daigo, il piccolo Daigo, e la sua fedele amica Pantera Clint. Nel secondo blister troviamo, oltre all'accessorio della basetta stand espositivo, anche un'ulteriore arma per il Garbin, la lancia, a cui poi attaccheremo le corna del Garbin, 2 paia di mani opzionali per il Garbin appunto e 2 paia di mani opzionali per il Derringer. Troviamo anche l'accessorio da inserire all'interno del busto del Garbin quando non contiene il Protesser e il Derringer, con una sorta di visore. All'interno si inseriranno 2 batterie LR41, qui c'è il pulsante all'accensione, dopo lo vedremo, per poter permettere al Garbin di illuminare gli occhi ponendogli naturalmente il secondo viso opzionale che abbiamo visto prima.
Bene, eccoci al Proteser. Descriviamo le articolazioni che sono minime, quindi il movimento è minimo. Ecco, può ruotare il braccio, quindi si muove la spalla, ma dall'avambraccio in giù è fisso. Poi, come vedete, qui la mano ha un buco e permette l'inserimento delle varie armi che dopo vedremo. Le gambe non sono articolate, ma si articolano solamente, ecco, come vedete, poi si stacca facilmente, si articola solamente dal bacino in giù, diciamo l'anca. Per aprire il Proteser e permettere l'entrata di Daigo bisogna sollevare la parte frontale della testa. Vedete, qui c'è una linguetta, dobbiamo sollevare anche questa linguetta e vedete dentro Daigo. Daigo all'interno, quindi non sarà come nella trasformazione originaria dove le braccia di Daigo entravano nelle spalle del Proteser, ma in questa versione Super Deformed questo è l'inserimento. Quindi poi si richiude la linguetta che regge il pettorale e si procede a chiudere la testa del Proteser. L'articolazione del collo è minima, è veramente minima. Può solamente andare a destra e a sinistra, ma di poco. Godian di libertà, una corazza sulla città. Godian difenderà con la sua forza tutta la terra. Godian non ha pietà per chi non sa che odiare. Godian diventerà il terrore del male. Ogni pugno è una roccia che taglia, ogni colpo tremendo va giù, ogni missile freccia di fuoco che brucia di più. Il suo cuore guerriero ragazzo, la sua mente che non sbaglia mai, un leone davvero in battaglia. Come armi del Proteser abbiamo la palla da football che si infila nella mano tramite questo perno, la palla da football che poteva diventare anche un'arma, oltre che da lancio, da taglio, e quindi poteva diventare anche una lancia, eccola, si infila nella mano e si richiude con questo accessorio e quindi formerà poi l'arma finale, che è questa, nella mano del Proteser. E quest'altra variante, anche questa si infila nella mano. Molto belle le cromature. Il secondo robot, il Derringer,
È sicuramente più articolabile, quindi presenta molti più punti di articolazione rispetto al Proteser. Iniziamo con la testa. Può fare questo. Stare molto attenti ai movimenti, è molto delicato. Il braccio, la spalla ruota a 360 gradi. Può piegare l'avambraccio. E il pugno, anche il polso, quindi è articolato. Il busto può essere reclinato in avanti e leggermente indietro, e ci può essere anche la torsione del busto, naturalmente sempre con molta delicatezza. Passiamo alle gambe. Qui si muove l'anca, si articola anche la parte superiore della coscia, vedete, ginocchio e il piede. Vedete, c'è questo snodo sotto che permette questi movimenti. Sarà importante poi quando verrà inserito all'interno del Garmin, perché bisognerà flettere le punte in avanti così da permettere la chiusura del Garmin. Un'altra cosa importante da farvi vedere è questo movimento qui, che si fa tirando delicatamente giù. Anche questo è molto importante nella trasformazione quando verrà inserito all'interno del Garmin. 君は知るか知るかゴーディアンゴーディ心の中に燃え上がるものは誰もが忘れかけた魂のふるさと晴れた空澄んだ海優しい言葉プロテサー急げ明日にデイヤー夢は果てないガーディンそしてたくましく平和イコール正義第五第五希望に向かって走れ Per poter permettere poi l'inserimento del Proteser all'interno del Derringer bisogna operare in questo modo, quindi staccare la parte frontale, come vedete qui c'è uno snodo, tirate in avanti e aprite. La seconda cosa da fare è staccare la placca metallica del petto. Questo accessorio poi permette, che sta all'interno del pettorale, può essere attaccato qui per simulare l'apertura come nell'anime. E altra operazione da fare è sollevare le spalle e rotarle fino a quando non mostrano, come vedete, un'apertura all'interno, questo per permettere al Proteser di infilare le braccia e i pugni.
Ecco quindi come avviene l'inserimento del Proteser all'interno del Derringer. Basterà infilare le gambe del Proteser all'interno del bacino del Derringer, infilare i pugni dentro le spalle, quindi nei buchi che si erano aperti prima. Per richiudere basta ruotare al contrario le spalle del Derringer, richiudere la testa, di abbassare la testa, fare attenzione di infilare bene il pettorale, ok, e richiudere la testa. Avremo il nostro Derringer con l'incastro bionico del Proteser. Come armi per il Derringer troveremo la spada, molto bella la cromatura e anche la vernice dorata. Quindi questa va inserita semplicemente all'interno del pugno opzionale che troveremo nel blister per poter impugnare l'arma. E come seconda arma troviamo l'ascia, anch'essa molto bella per la cromatura, e anche questa naturalmente si va semplicemente ad infilare. Eccoci col Garmin, tanto atteso. Per quanto riguarda l'articolabilità del Garmin, più o meno è come quella del Derringer. La testa, quindi può ruotare non completamente, ma fino a questa posizione, e poi andare su e giù. Le spalle possono alzarsi, ma non può compiere una rotazione di 360 gradi perché sono attaccate per mezzo di una vite direttamente alla placca che forma la schiena. Anche qui si può piegare l'avambraccio e ruotando la parte finale dell'avambraccio mostra un'arma molto carina. Può sempre muovere il polso, quindi articolazione del polso. Non c'è la possibilità di reclinare il busto, è fisso, però permette la torsione. Fate sempre in maniera molto delicata. Per quanto riguarda le gambe, quindi è articolato a livello dell'anca, non tramite sfera, ma vedete che è attaccata sempre alla placca della schiena, la gamba, quindi con la vite. Molto carino è la possibilità di mostrare i missili podalici, e quindi vedete il piede anche può essere articolato grazie a un'articolazione a sfera. Inoltre la gamba presenta anche altri due punti di articolazione, e quindi vediamo sopra la coscia per mezzo di questa vite e il ginocchio, e quindi può piegare, come vedete, la gamba.
勇まし燃えるゴーディアン群がる敵へと身を躍らせてドクター基地の奥深く怒りの鉄拳悪を打つ君は知るか知るかゴーディアンゴーディアン見渡す砂漠に音もなし突如と起こるトーネード襲う魔ドクター軍団に惜したくまし燃えるゴーPer permettere l'inserimento del Derringer all'interno del Garmin bisogna operare in questo modo: sollevare la testa, alzare le spalle ed aprire queste parti, vedete? Qui si inseriranno le braccia del Derringer, staccare la placca metallica del petto e la placca metallica del bacino. Per quanto riguarda le gambe, quindi bisognerà abbassare questa parte, anzi abbassare prima la parte dove troveremo il missile podalico, poi abbassare la parte della coscia e aprire lo sportello. Stessa cosa che faremo anche da quest'altra parte. E quindi questo è il Garmin aperto, pronto per ricevere il Derringer. Vediamo come preparare il Derringer per l'inserimento all'interno del Garmin. Allora, vedete qui sul lato sinistro del Derringer, che è il vostro lato destro di visuale, come andrebbe preparato. Vediamolo insieme. Bisogna ruotare completamente sia la spalla che l'avambraccio e compiere questa operazione delicata di tirare la gamba in modo da farla uscire tutta e flettere in avanti l'avampiede, così il Derringer sarà pronto per essere inserito all'interno del Garmin. Nessuno è come lui e nessuno lo spezza. Bene, ecco finalmente completato l'incastro bionico. Vedete il Proteser all'interno del Garmin. Da qui basterà richiudere le braccia, abbassarle, reinserire la placca metallica del bacino, reinserire la placca che forma il pettorale e abbassare ed è questo Gordian the Warrior. Il terrore del male. Come armi del Gordian troviamo la spada, veramente bella, cromatura spettacolare.
lo scudo, molto dettagliato e ben verniciato, vedete dietro l'impugnatura. Vediamo anche quest'altra arma. Per inserirla nell'impugnatura basterà staccare questo pezzo, inserirlo nella mano, nel pugno e poi richiudere. Così come nell'anime, anche qui le corna del Garvin o del Gordian possono formare un'arma. Quindi le corna possono essere attaccate o a questo accessorio che diventa l'impugnatura, quindi inserire un corno, posizionarlo all'interno del pugno e chiudere per formare un'arma. Oppure sempre le corna possono essere messe su questa lancia che troviamo all'interno del blister e quindi formare un'altra arma. Per il mezzo di questo accessorio, che come vedete ha un visore e nel quale possono essere inserite, togliendo questo sportellino, due batterie di questo formato LR41. Per mezzo di questo pulsante il visore si illuminerà e potremo mettere il volto opzionale del Garmin, che è questo, con gli occhi semitrasparenti, e quindi permetterà al Garmin di illuminare gli occhi. Dopo lo vedremo anche meglio. Con un po' di fatica e di pazienza si può riuscire anche a fare questo, quindi a simulare l'incastro bionico lasciando tutti e tre i robot aperti. Quindi cominciamo vedendo Daigo, il Protesser, il Derringer e il Garvin.
Per poter far questo, per quanto riguarda il Derringer, stacchiamo la pettorina, c'è un gancetto che si attacca dietro al mento del Derringer. Cercate di incastrare bene la testa quando l'aprite, quindi quando aprite la metà frontale dovete incastrarla bene su, fa uno scattino in modo che lo snodo può rimanere rigido. E col Garmin invece dovremo staccare la placca metallica del bacino che ha un gancetto, tirate fuori il gancetto, staccate la placca metallica del pettorale, anch'esso un gancetto, quindi attaccate il gancetto del bacino a quello del pettorale e quello del pettorale dietro il mento del Garmin, e questo sarà l'effetto. Un po' precario, ma l'effetto è molto molto buono. All'interno del blister troveremo anche questo accessorio, ossia la base stand espositivo. Quindi troveremo questo, questi due e questa placchetta. Montarlo è molto semplice. Questo si applica su uno dei fori della basetta espositiva, in questo modo qui. Qui abbiamo anche una prolunga, quindi si incastra, e questo perno si infila dietro il bacino del Garmin, c'è un foro apposito. Poi troviamo anche questo accessorio che servirà si applica sotto la base e serve per unire altre basi di altri Super Deformed della Future. Per poter infilare questo accessorio all'interno del Garmin sarà prima necessario rimuovere le placche metalliche che formano il pettorale e il bacino, cambiare il viso, quindi questo è quello che troviamo montato già sul Garmin, e mettere il viso opzionale che abbiamo visto prima con gli occhi semitrasparenti. A questo punto basterà infilare l'accessorio all'interno del busto, abbassare e chiudere. Quindi possiamo procedere rimontando il bacino. Ricordiamoci di accendere il pulsante, infilare
la placca metallica del petto e il gioco è fatto e avremo il nostro Garmin con gli occhi illuminati. 白ロが宙を飛ぶ許すか悪の突っ走り君は知るか知るかゴーディアンゴーディアンなる山なり飛ぶ雲の行方は地の果て波の果て常にしぶきがかかるとき視力を尽くす燃えるコーディアンやるぜすごいぜクリントン敵へと牙を向き正義の血潮が燃えたぎる君は知るか知るかゴーディアンゴーディアン Come pregi: ottima la verniciatura metallizzata e sublimi le cromature delle armi. Artstorm Future veramente impeccabile in questo. Seppur grande più o meno 1 centimetro, Daigo è stato prodotto con molta cura. Tante le armi e gli accessori e pregevole l'accessorio che permette l'illuminazione degli occhi di Garmin. Come difetti: molto, troppo delicato, da maneggiare con cura. Le viti del Garmin si allentano facilmente, generando una frequente lassità delle giunture, quindi cacciavite sempre alla mano. Poca mobilità del processor ed alcuni handicap per il Garmin. Nessuno è come lui e nessuno lo spezza. Ogni pugno è una roccia che taglia, ogni colpo tremendo va giù, ogni missile freccia di fuoco che brucia di più. Il suo cuore guerriero è un ragazzo, la sua mente che non sbaglia mai, un leone davvero in battaglia, una furia che va. Gordian è libero. In conclusione, anche se non è uscito un prodotto perfetto, la Artstorm Future si è impegnata, seppur allungando un po' troppo i tempi per averlo, per tirar fuori un gioiellino che difficilmente un appassionato può farsi scappare. Voto finale 7. Bene ragazzi, spero abbiate gradito questa videorecensione. Vi ricordo come sempre di continuare a seguirci sulla nostra nuova pagina www.facebook.com/passionforfun. Io intanto vi saluto con affetto e alla prossima! Ogni missile freccia di fuoco che brucia di più. Il suo cuore guerriero un ragazzo, la sua mente che non sbaglia mai, un leone davvero in battaglia, una furia che va. Gordian da solo va contro chi attacca l'umanità. Gordian distruggerà chi ha voluto la guerra.